E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova presentazione. Sì, siamo davanti a un banale coltivatore, perché a guardarlo può essere definito, tra virgolette, banale, con tutto il rispetto ovviamente per qualsiasi creazione, ma qua di banale c'è poco, perché contiene due script che sono bestiali, veramente. Quindi adesso con calma lo andiamo ovviamente a provare e lo dobbiamo soprattutto usurare per far sì che affiori una cosa che ovviamente dovrà affiorare. Quindi, cari ragazzi, voi continuate ad usarlo e ancora usarlo, metterlo sotto torchio finché non riuscite a togliergli un po' di vernice. Una volta fatto questo, si compirà il cosiddetto miracolo, che in realtà nessuno vorrebbe nella realtà, perché alla fine, come dire, è una spesa, perché dopo bisogna riverniciare, si mangia, tra virgolette, il materiale, si perdono pezzi, si staccano, perché come avete già intuito, e ovviamente avrete capito anche dal titolo e da tutto quanto, questo arrugginisce. Lasciandolo fuori un po' di tempo, adesso non so dirvi i tempi perché io ho fatto i test rapidi per vedere l'effettivo, chiamiamolo miracolo su farming, e quindi non so quanto ci mette, però ci mette un bel po' perché se vedete ho tirato avanti il tempo abbastanza e incomincia, diciamo, ad arrugginire. Ma la parte appunto bella e interessante, che adesso ovviamente vi mostro, è appunto la comparsa di uno strato di ossido, quindi la cosiddetta ruggine, non tanto sulla struttura del nostro coltivatore, ma sulle zappette sotto, sugli elementi che poi vanno appunto a contatto col terreno. Quindi adesso vediamo in questa animazione, che è ovviamente accelerata a 4000 per, non di timelapse tramite editing video, ma proprio all'interno del gioco ho mandato avanti il tempo molto molto veloce. E infatti vediamo che qua, ripeto, vi voglio proprio mostrare, appunto, non da finito, ma voglio proprio mostrarvi l'effetto, seppur velocizzato, di quello che succede. Ed ecco qua appunto che otteniamo questo effetto arrugginito, appunto, e la novità secondo me è grande e l'idea lo è altrettanto, perché oltre alla sverniciatura di originale, avere la parte di ruggine appunto è una grande idea. Ma non è finita qua, perché la grande idea dov'è che sfocia, dov'è che si conclude? Non ha fatto, diciamo, un lavoro a metà. Perché? Perché una volta che voi entrate nel campo e lo lavorate, per via dell'abrasione meccanica, questo strato di ossido, che poi è superficiale, va via, sparisce. Quindi adesso scendo e vi mostro il coltivatore preso prima e lasciato fuori all'intemperie, che si era arrugginito come avete visto. Ora, passando nel campo, si è di nuovo, diciamo, smerigliato, se così possiamo dire. Quindi l'effetto secondo me è fantastico, l'idea soprattutto, e la realizzazione, la messa in pratica altrettanto, perché queste secondo me sono delle grandi grandi novità, di grandi script che migliorano, come dire, appunto l'esperienza di gioco, e perché anche l'occhio ovviamente vuole la sua parte. Ma oltre alla super particolarità del discorso che si arrugginisce, spero non vi sia, diciamo, sfuggita quest'altra particolarità, che finché non vi muovete, anche se lo avete appunto abbassato al terreno, lui non affonda. Se io accelero, metto un cruise control, finalmente va a lavorare in profondità, diciamo, ecco. Quindi rialziamo, riabbassiamo, vedete che praticamente, diciamo, che si appoggia. Come inizio a lavorare c'è un effetto di abbassamento e delle ancore che finiscono sotto il terreno.
E vediamo pure anche la parte negozio, ovviamente lo trovate sotto coltivatori. Adesso lo cerchiamo qua dopo le mod originali e non, ed eccolo qua. Eberhard, praticamente 65 i cavalli richiesti come potenza, 2,20 m da larghezza di lavoro. Potete cambiare il colore del design, quindi le parti cambiabili, le zappette potete farle appunto nere, e rossa potete fare la ruota di supporto, nonché la stessa si può diciamo avere in posizione centrale e al suo posto in fondo un'altra ancora e vabbè simmetricamente anche dall'altra parte. 2650 gli euro da spendere oppure 2200 se invece vi accontentate della versione base. Quindi, che dire, un grande applauso a Modelicher che ha appunto portato questa mod assieme a un altro, a Madcap HD di Farmer Agency. E era scontato dirlo, ma oramai ve lo dico, anche se è scritto in titolo e descrizione, solo per PC, ovviamente contenendo una tipologia di script come questa, non può finire appunto su console. Detto questo, come al solito, vi saluto e vi ringrazio e ovviamente fei bravi. Ciao a tutti ragazzi!